Passo molto tempo su Itch in cerca di una game jam dove sfogare la mia creatività. Dopo un po' di ricerca ho trovato qualcosa di interessante. Cast Game Jam. Il tema di questa jam è Dreams. la durata è di 3 giorni. Perfetto. Ma c'è un problema. Sono già trascorse le prime 24 ore. Esco fuori al balcone per pensare e capire se può mai esistere una meccanica veloce da implementare e con uno stile grafico semplice ma d'impatto. Dopo 10 minuti di profonda riflessione arriva il lampo di genio, se così possiamo definirlo. A Way Out. Il gioco avrà la classica meccanica dei giochi perdi e riprova. Avete presente Cat Mario? Dove per ogni centimetro che percorri c'è un nuovo ostacolo che dovrai ricordare? Ecco così, ma molto più semplice. Deve essere un sogno e non un incubo. Per la grafica ho pensato a qualcosa di molto minimal, visto che sarà solo un platform. Apro Construct e comincio ad inserire i primi elementi, un player e dei terreni. Ci saranno 2 tipi di terreni. Terreni inizialmente visibili che scompariranno e terreni invisibili che compariranno. Comincio a comporre i primi blocchi di codice e il risultato che ottengo è questo. Ottimo, continuo alla velocità della luce e finalmente ho anche il primo terreno funzionante. A questo punto, visto che il personaggio principale sarà un'entità fatta di luce, aggiungo un'oscillazione al player per dargli un movimento più ondulato. Ops, non cammina più, sono costretto ad aggiungere un collider. Bene, è arrivato il momento di aggiungere un nemico, che per ora sarà questo pallino scuro. Imposto la sua intelligenza artificiale, uso un LERP ed ecco che il nostro pallino ci insegue. Ora mi focalizzo sulla seconda tipologia di terreno, quella che compare. Non so ancora che logica usare per implementarlo, ma dopo un primo tentativo il risultato è questo. Carino, ma serve un'animazione di ingresso più dolce. Molto meglio. È arrivato il momento di dare un aspetto più gradevole al gioco. Comincio aggiungendo degli effetti particellari al giocatore. Poi Pinterest. Ho fatto un po' di ricerche e alla fine ho trovato i colori perfetti. Ho creato una sfumatura per uno sfondo, l'ho esportato e l'ho importato. Ma serve ancora qualcosa per renderlo... Dream. Ho quindi aggiunto un effetto vignetta e uno di rumore. Adesso non mi resta che aprire l'editor di Construct, prendere un pennello e fare un puntino, poi crearne tanti. Anzi, tantissimi. Bene, ora dovremo creare una fine del livello. Quello che ho in mente sarà una semplice porta luminosa. Campiono dei colori e comincio a fare delle forme. E esporto e importo. Il tema è Dreams, sogni. Ogni livello sarà quindi un sogno diverso. E quando è che si sogna? La notte. Voglio inserire un testo che indicherà l'orario. Vado su da font e clicco sul primo font che mi colpisce. In questo caso letteralmente il primo. Eccolo. Ma è fermo. Do una lettura veloce alla documentazione di Construct e... Grazie documentazione. Voglio rendere il tutto più cinematico, tipo così. Quindi aggiungo una timeline per le animazioni, smuovo un po' a caso ed ecco il risultato. Non male dai, voglio fare anche un'animazione da inserire all'inizio del gioco. Creo una timeline. Perfetto, è tempo di aggiungere i livelli e comporli. Ora non resta che creare un menu iniziale, importare dei suoni e implementarli. Finito.